Una borsa economica, facile, veloce e semplice da realizzare, perfetta anche per le principianti. Sei nel tutorial giusto. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente facilissimo, velocissimo, perfetto per le principianti ma soprattutto super economico. Sto parlando della borsa Frida, questa borsetta impreziosita con rose lavorate all'uncinetto con cotone bagnolo di Borgo dei Pazzi e una struttura sagomata in rete plastificata, ma non sto parlando della solita rete perché questa rete sagomata ha una lavorazione particolare che, come vedete, ho lasciato intravedere perché è veramente fantastica. Io l'adoro, appena l'ho visto ho immaginato il progetto proprio così come lo state vedendo. L'avevo immaginato con qualche dettaglio in più, ma poi ho visto che non ci stava bene, quindi ho lasciato il tutto. E come potete vedere abbiamo rose davanti e dietro, ho lasciato i laterali spogli perché comunque la rete di per sé è veramente molto bella da vedere. Poi ovviamente ognuno la personalizza come vuole. Il kit materiali completo per realizzare questa borsa lo trovate sul sito gomitoli.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Al momento è disponibile solo con queste colorazioni, ma volendo potete contattare l'azienda e richiedere i colori che volete. Nel kit troverete anche l'uncinetto. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi piace questo progetto molto semplice. Io me ne sono subito innamorata, è veramente semplice in realtà perché ho realizzato solo delle rose, però guardate quanto è graziosa la lavorazione poi alla fine. L'ho pensata sia come utilizzo per la spiaggia sia come utilizzo per andare in giro. All'interno ho messo ormai la famosa fodera a sacchetto che passa veramente di borsa in borsa, ma questa volta posso dirvi che trovate il tutorial dedicato sul mio canale YouTube, quindi vi basta andare a sfogliare i video precedenti e la troverete se ve la siete persa. Comunque ve la lascio anche nella descrizione in basso al video. Se volete utilizzarla, io i manici li ho lasciati spogli così, ma volendo potete andarli a rifinire con del cordino, penso che ce l'abbiamo tutte in casa, un po' di cordino, così la presa è un po' più comoda e confortevole, oppure lo lasciate così per andare in spiaggia, scegliete voi. Spero che questo progetto vi piaccia, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto favoloso e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Bene, per questo progetto utilizzeremo il cotone bagnolo. Scusate se ve li presento così, avevo fatto una bellissima clip ma poi ho cambiato colori e questi ho dimenticato di firmarli. Comunque utilizzeremo queste colorazioni qui che vi lascerò indicate qui in alto, più il verde per le foglioline. Una rete sagomata. Nel kit sarà incluso anche l'uncinetto di lavorazione, quindi il numero 3, colla attaccatutto, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente con la lavorazione delle nostre rose, quindi verrà una rosellina in questo modo. In totale ne dovremo fare 16, io vi mostrerò il procedimento di una, poi le altre le andrete a suddividere per i colori usciti dal kit. Quindi prendiamo il nostro filo, uncinetto numero 3, facciamo un cappio e ci andiamo ad avviare 61 catenelle. Ovviamente le catenelle potete variarle anche in base alla grandezza della rosa, calcolando il multiplo di 4 più 1. Quindi io avvio semplicemente le mie 61 catenelle .
Ok, lavorate tutte le nostre catenelle a questo punto, partendo dalla quarta catenella dall'uncinetto, quindi contiamo 1, 2, 3 e 4, andiamo a fare una maglia alta in questa catenella, quindi ci inseriamo nella quarta catenella e lavoriamo una maglia alta, poi facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e andiamo a lavorare una maglia alta nella stessa catenella, quindi ci reinseriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta. Dopodiché saltiamo 3 punti, 1, 2, 3, andiamo nel quarto e lavoriamo una maglia alta, quattro catenelle, 1, 2, 3 e 4 ed una maglia alta nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 1, 2 e 3, andiamo nella quarta e lavoriamo sempre lo stesso procedimento, una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 ed una maglia alta nello stesso punto. Andremo a ripetere questo procedimento fino al termine della riga, quindi arriveremo all'ultima catenella. Ho quasi terminato la mia catenella, ora vado a saltare gli ultimi 3 punti, 1, 2, 3, entro nel penultimo, ripeto lo stesso procedimento ovviamente, quindi lavoro una maglia alta, 4 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto e poi devo ultimare con una maglia alta nell'ultimo punto. Quindi entro nell'ultima catenella rimasta e lavoro una maglia alta. A questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella ed inizieremo a lavorare all'interno di tutti questi archetti formati dalle 4 maglie alte. Quindi partiamo dal primo dove lavoreremo 2 maglie alte, una e 2, 4 maglie alte doppie, quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e andiamo a chiudere le maglie 2 per volta. Una, due, 3, e 4 ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio ovviamente, una e 2, quindi in questo modo avremo creato il primo petalo. Facciamo una maglia bassa tra queste 2 maglie alte, quindi in questo spazio che si forma lavoriamo una maglia bassa e poi andiamo a ripetere lo stesso procedimento nell'archetto successivo, quindi 2 maglie alte, una e 2, 4 maglie alte doppie, una, due, 3 e 4 e 2 maglie alte. Maglia bassa nello spazio che si crea qui e andremo a ripetere questo procedimento per tutta la riga, quindi andremo a creare tutti i nostri petali, ci rivedremo al termine
Bene, devo lavorare l'ultimo petalo, qui c'è sempre la guardiana perché sia mai sbaglio qualcosa. Ovviamente l'ultimo petalo va lavorato sempre nello stesso modo. Quindi 2 maglie alte, 4 maglie alte doppie. E 2 maglie alte. Una e 2. Andremo a chiudere il nostro lavoro facendo una maglia bassissima in questo punto, quindi diciamo alla base del lavoro. Facciamo la maglia bassissima, andiamo a tagliare il filo un po' più lungo perché ci servirà per cucire il tutto. Lo tiriamo fuori. A questo punto non ci resta che creare la rosa, quindi dobbiamo semplicemente arrotolare il lavoro su se stesso in questo modo. Questo sarà il risultato. A questo punto con il filo che abbiamo tagliato più lungo andiamo a fare dei punti di cucitura in modo da bloccare i vari petali. Volendo possiamo mettere anche un goccino di colla man mano che arrotoliamo. Quindi molto semplicemente andiamo a fare dei punti di cucitura che ovviamente dovranno essere nascosti. E questo sarà il risultato, quindi ripeteremo poi lo stesso procedimento anche per le altre roselline. Come vi ho detto prima, ne dobbiamo fare in totale 16, 4 per ciascun colore. Abbiamo 4 colori a disposizione, quindi faremo 4 rose per ogni colore. Ovviamente io ho tagliato un po' più di filo, ma calcolate che andrò semplicemente ad incollarle sull'ariete, quindi non andrò a cucirle, altrimenti si vedrebbero troppi nodini all'interno della borsa. Quindi vado a realizzare tutte le mie rose e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, a questo punto con il verde andiamo a realizzare qualche fogliolina per arricchire il tutto, quindi facciamo un cappio e andiamo a fare 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A questo punto, partendo dalla seconda catenella, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa, una mezza maglia alta nella catenella successiva, quindi ci inseriamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole insieme. Nella catenella successiva una maglia alta. Nei 3 punti successivi lavoreremo una maglia alta doppia, quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, ci inseriamo, chiudiamo le maglie 2 per volta. Ripetiamo questo procedimento anche per le 2 catenelle successive. Poi torniamo indietro, quindi lavoriamo una maglia alta, resta una catenella in cui andremo a lavorare una mezza maglia alta, 2 maglie basse, 1 e 2 ed una mezza maglia alta sempre nella stessa catenella. In questo modo ora dovremo lavorare a specchio
Quindi nella catenella successiva lavoriamo una maglia alta, poi abbiamo le 3 maglie alte doppie, quindi lavoriamo le 3 maglie alte doppie, una maglia alta, una mezza maglia alta ed ultimiamo il tutto con una maglia bassa. Andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, catenella di sicurezza, tagliamo il filo e questo sarà il risultato. Andremo a lavorare quante foglioline vogliamo per arricchire il lavoro e poi ci rivediamo. Bene, una volta create tutte le roselline e tutte le foglioline, a questo punto dobbiamo andarle ad applicare sulla rete. Per prima cosa, quindi andiamo a chiudere la nostra rete. Per chiuderla vi basta chiudere tutti questi punti, quindi il risultato sarà questo. A questo punto, utilizzando la colla, andiamo ad incollare le roselline e le foglioline sul pannello fronte e retro. Quindi vado a posizionare le mie rose per capire come andare poi ad incollarle. Potete scegliere tranquillamente come posizionarle. Più o meno vorrei posizionarle in questo modo e poi andare a riempire un po' di buchi con le foglioline, quindi più o meno in questo modo. Ovviamente messe più in dentro, quindi ora incolliamo il tutto. Ripeto, potete scegliere come posizionare le rose, quindi questo sta a voi, potete divertirvi. Magari cambio in questo modo, sono un po' indecisa su come posizionarle, forse le posiziono in questo modo. Quindi prendo la mia colla, ne posiziono giusto un pochino sulla base della rosa. Potete utilizzare anche la colla a caldo se volete. E la andiamo a posizionare dove vogliamo, ovviamente. Guardate che carina, vado a rifinire il tutto e ci vediamo dopo. Ed eccola qui, una volta applicate tutte le roselline, tutte le foglioline, questo è il risultato. Io sono veramente super soddisfatta del risultato, cioè nella sua semplicità è veramente bellissima. Poi comunque stiamo parlando di una rete veramente particolare, non è la solita rete, quindi questa, volendo, se andate magari a rifinire anche il manico per una presa migliore, è perfetta anche per andare a passeggio, perché vi voglio dire cosa ci vuoi dire a questa borsa. All'interno ovviamente secondo voi cosa posso aver messo se non la fodera a sacchetto, quella realizzata da me che sta passando veramente di borsa in borsa, ormai è diventata famosa, e posso dirvi che trovate il tutorial dedicato sul canale perché finalmente ve l'ho caricato. Comunque, tornando a questo progetto, super soddisfatta, spero che piaccia anche a voi. Il kit materiali completo per realizzare questo progetto lo trovate sul sito gomituli.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni e vi comunico anche che nel kit troverete anche l'uncinetto di lavorazione, il numero 3. Spero che questo progetto, seppur semplice, vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, cosa ne pensate. Se la realizzerete, taggatemi nei vostri post. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!